Siamo a bordo di questa specie in via d'estinzione ormai, la Lotus Elise 240 Sport Final Edition. La filosofia di Lotus è sempre stata quella di ridurre il più possibile i pesi, la massa, per risaltare il piacere di guida e le prestazioni, e infatti questa pesa poco più di 900 kg, 922. Infatti abbiamo sarebbe il cofano, ma non è in realtà un cofano, nel senso perché abbiamo il motore posteriore. Esatto, tutto spostato dietro, esatto, rispetto alla classica auto normale. La parte davanti è in carbonio, la scocca del telaio è in alluminio, ma quello che risalta è proprio la sensazione di guida, perché abbiamo il volante che è senza servosterzo, è tra l'altro in pelle di Alcantara. Il volante non è regolabile, né? No, rimane così? No. Ok. L'unica cosa regolabile è solo il tuo sedile avanti e indietro e basta. Il mio neanche. Poi ti dirò la tua con i sedili, così comunque a guscio. Io mi sento, sarà anche per come è strutturata l'auto, così mi sento incastrato dentro, non ballo da nessuna parte, proprio non mi sento non mi sembra di ondeggiare, proprio chiuso dentro. Il motore è Toyota da 1.800 cilindrata, compressore volumetrico, e abbiamo potenza fino a 7.200 giri con 243 cavalli e 244 Nm di coppia, ma con il peso che abbiamo sembrano poco, relativamente poco come cavalleria, ma in realtà è super leggera, e quindi porca merda. Infatti l'accelerazione qua da 0 a 100 abbiamo uno scatto dai 4,5 secondi, la velocità massima circa 240, ma quello che fa più impressione è l'accelerazione che ha. Mamma mia! Diciamo che chi compra una macchina del genere sa benissimo cosa vuole un'esperienza di guida diversa rispetto a quello che ha sempre guidato, e vuole avere proprio le sensazioni di sentire la macchina viva proprio sotto le proprie macchine, sotto le proprie mani. Esatto. E sotto i propri piedi, anche sotto il proprio culo, perché esatto. Siamo, non dico sdraiati a terra, ma quasi. La macchina è alta poco meno di un bimbo di 5 anni, sarà 112 cm, forse un po' di più di 5 anni bambino, però. Sì. Poi abbiamo la trazione posteriore, come abbiamo detto il motore abbiamo tutto dietro, e come si può già sentire dal sound abbiamo uno scarico abbastanza sonoro. Allora, io ho montato uno scarico da BB Racing, tra l'altro, dove ho comprato la macchina. Ho montato un loro scarico che comprende sia la parte, il finale, che il silenziatore, quindi uno scarico sportivo che viene anche utilizzato per quanto riguarda la Lotus Capitalia. Ok, lo sterzo fa impressione, è durissimo. Poi quando lo senti di più solitamente quando fai delle manovre a basse velocità, giustamente, però ti dà proprio la sensazione di, sembra sì un go-kart, un'auto da corsa targata, e il tutto, la potenza è trasmessa tramite il cambio manuale, rigorosamente manuale fortunatamente, ma è cortissimo, preciso, vecchio stile, si vedono le leve, gli innesti. Poi abbiamo due modalità di guida, la Tour, che siamo in questa qua normale, tra virgolette, perché non è normale, nel senso che tutto di questa macchina non è normale, e con il display centrale che ci segna i giri e la velocità in mezzo, proprio l'essenziale. Qua non abbiamo mega
display, televisori, optional di qua, cazzi e mazzi, lucine varie. Qua abbiamo solo quello che ci serve per divertirci, per gustarci la pura guida sportiva. Ma se mettiamo in modalità sport, allora la macchina dà tutta la potenza e viene anche modificato la taratura, viene modificata la taratura dell'SP. Devo dire che me l'aspettavo molto molto più rigida, cioè la senti che è più rigida sì. rispetto al normale, però pensavo peggio. Le sospensioni sono di serie Bilstein, esatto. ok. Madonna, ma che impressione, che accelerazione che ha. Sì, sembra che abbia più di 243 sì, cavalli. Il peso influisce tantissimo. Porca miseria. La trovo bella incollata, cioè proprio piantata a terra. Sarà anche l'altezza, sarà anche il peso, ma anche a livello di sospensioni bella precisa. Poi con lo sterzo, così senza servo sterzo, è molto intuitiva, la senti, sensibile, dove senti dove vuoi mandarla. Senti esattamente tutto, sai, vuoi mettere lì la macchina, lei va lì. Lei ti segue, esatto. Mamma mia, porca miseria. La figata allucinante è che si vedono le lucine stile sempre Formula 1 che si riempiono e ti fanno capire che è ora di cambiare. Eccolo, abbiamo sentito, è arrivato lo scoppiettio. Anche il sound, mamma mia, se è bello. Porca miseria, se ti coinvolge, poi avendo il motore dietro, è tutto vicino, ti coinvolge. Se da 1,80 m in su cominci a essere un po' preciso, un po' scomodo, soprattutto anche quando devi fare... Io sono 1,75 m, sono dentro giusto, cioè esatto, preciso, non ho nessun io problema. quando vado a frenare vado a toccare con il ginocchio il volante. Allora, per quanto riguarda i freni, abbiamo anteriori e posteriori autoventilati forati da 288 mm entrambi e monopompante sia avanti che dietro. Sì, esatto. Ok. La pinza AP Racing Di serie, tutto di serie, con anche i tubi in treccia di serie. ok. E già i tubi in treccia danno una sicurezza in più. Vediamo. Allora, mi ricordano quasi un po' i freni da pista, nel senso che bisogna frenare un po' di più. Sì, bisogna pestare tanto, sì. un freno molto duro, bisogna Esatto. proprio andare giù. Però cattivo. per le basse velocità mi sembra comunque buono, cioè pronto, non ha piccoli giochi, quindi è solo questione di quanto tu vai a dare pressione sul pedale. Mi ha stupito molto, che mi avevi già accennato tu, le sospensioni comode. Effettivamente è comoda, non è spezza-schiena. Non me l'aspettavo, anche le buche così non sono secche, cioè ammortizza bene. Un po' grazie anche alla gomma, perché davanti abbiamo i 16 pollici, dietro 17, la spalla non è bassa, quindi già le buche vengono assorbite un po' dalla gomma. Porca miseria, che bella! Ti fa tanta resistenza comunque il volante, devi proprio non lottarci, però a tenere bel saldo, perché il volante pesa, cioè capisci quanta forza devi mettere per curvare. Esatto.
non scenderei più. È allucinante, è allucinante, è una cosa esagerata. Tu dici, non è che ho 700 cavalli, ne ho neanche 250, ma sì, il peso poi ti viene... torna tutto indietro. Esatto, ma dici non ho bisogno, non senti la necessità di aggiungerne altre, dici va benissimo. Se non vai a cercare il tempo in pista, cioè solo per il divertimento, basta e avanzano, è una cosa allucinante. Cioè sono cose che su una macchina anche comunque sportiva, sulla mia, non ti dà queste sensazioni qui, cioè completamente un'altra cosa, completamente un'altra roba. Alcuni momenti mi perdo proprio via concentrato, proprio perché oltre comunque a divertirti ti tiene impegnato alla guida, perché comunque non è una macchina tra virgolette facile, perché devi rimanere concentrato sulla guida, perché alla fine il volante, se comincia ad andare a una certa velocità, comincia a darti anche lui certe resistenze. Esatto, sì. Invece a livello di consumi, come siamo piazzati? Parliamo un po' di robe scomode. Allora, siamo sui 9 km al litro, andando di media, andando in giro comunque allegro, comunque anche andatura abbastanza normale, sostenuta, sì, tranquilla. Se però cominciamo a spingere un po' di più, ovviamente andiamo a consumare parecchio, quindi saremo circa più su 4 km al litro. Immaginavo. E diciamo che è una macchina che non compri guardando consumi e scomodità varie, esatto. La prendi per il tuo piacere di guida. Grazie mille Manuel, grazie a te, è stato veramente un piacere allucinante. Esatto, avendo le possibilità la prenderei, perché è proprio l'essenziale della guida sportiva, non ti serve nient'altro, non ci sono bisogno di optional, di schermi ultra giganti, controlli di qua. Va benissimo il volante, il display con i giri, velocità, trazione posteriore, il motore dietro, lo scarico, c'è tutto quello che serve per divertirsi, è allucinante, no, bellissima, veramente bella, e grazie ancora. Grazie a te. Figurati, è stato per me un onore, un piacere. Ragazzi, mi raccomando, like se vi è piaciuto questo video, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa bomba, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao belli!